raccontare la Stilnovo in poche parole non è semplice, ma è entusiasmante. Io credo che noi possiamo essere definiti gli artigiani, gli eredi della grandissima tradizione artigiana italiana. Ecco, noi amiamo pensare di essere eredi di questa tradizione, ma di averla innovata, cioè di avere unito la tecnologia e tutto quello che la tecnologia è stata capace di apportare all'uomo a questa grandissima sapienza manuale. La sapienza manuale è importante perché è vero che l'idea viene dal designer quasi sempre, viene da un creativo, però se non c'è qualcuno che ha la capacità, il know-how per realizzare questa idea, beh, l'idea rimane così, rimane lettera morta nella testa o al più nello schizzo di chi l'ha pensata. Ecco, noi ci proponiamo di essere quel partner importante che riesce a realizzare l'idea, cioè a fare di un'idea un oggetto. Le fasi di lavorazione che portano alla realizzazione di un oggetto partono dallo schizzo, che viene trasformato in un disegno 3D, funzionale alla lavorazione a macchina. Siamo all'interno del reparto ricerca e sviluppo, il cervello dell'azienda, dove si progetta il gioiello e si costruisce il prototipo, insieme al dossier di realizzazione che servirà alla costruzione seriale. Si lavora a fianco del designer, si valutano sempre insieme i progetti. Poi, una volta che si è giunti al prototipo condiviso con lui, si passa alla produzione del gioiello con metallo nobile, oro, platino o argento, usando la tecnica della fusione a cera persa. Si tratta di una tecnica antichissima che risale all'età del bronzo e che noi utilizziamo ovviamente in una versione molto più aggiornata. Creiamo lo stampo in gomma, al suo interno iniettiamo la cera, poi montiamo più cere su un alberello, lo inseriamo in un cilindro che riempiremo di gesso e metteremo in forno. La fusione è una fase cruciale del processo di lavorazione. La nostra cura è massima. Usiamo metallo purissimo e leghe di altissima qualità. Tutto il processo è realizzato con tecnologie sofisticate e all'avanguardia. Ora il lavoro è fatto dalle mani, le mani degli esperti orafi, che si sono formati facendo apprendistato nelle botteghe e che ora, usando oltre alle mani le nuove tecnologie, laser di saldatura, microscopi, laser per l'incisoria, assemblano e incastonano diamanti e pietre preziose, lucidano e fanno trattamenti superficiali. Quello che abbiamo visto fino a questo momento significa lavorare in modo etico. Lavorare in maniera etica vuol dire avere il pieno controllo del sistema produttivo, dalla scelta delle materie prime all'oggetto finito. Oggi possiamo vantare la certificazione rilasciata dal Responsible Jewelry Council, che ha certificato e ha reso ufficiale questa nostra eticità nel produrre alta gioielleria. Lo consideriamo il primo strumento di lavoro e soprattutto il primo anello della supply chain relativa alla nostra azienda. Per questo motivo abbiamo cercato di rendere quanto più trasparente possibile la nostra produzione all'interno e all'esterno, proprio per instaurare quel rapporto di fiducia necessario sia con i fornitori sia con i nostri dipendenti. Provate a osservare un apprendista o un operaio scadente e paragonate la sua espressione a quella di un artigiano di primo ordine, vedrete la differenza. L'artigiano non si attiene mai alle istruzioni, decide man mano quello che deve fare, sarà concentrato e attento senza il minimo sforzo, i suoi movimenti e la macchina sono come in sintonia. È la natura della materia su cui lavora a determinare i suoi pensieri e i suoi movimenti e questi, a loro volta, cambiano la natura della materia. La materia e i pensieri dell'artigiano si trasformano insieme, cambiando gradualmente, fino al momento in cui la mente è inquiete e la materia ha trovato la sua forma.